Benvenuti su Segreti Turchi, amanti del gossip e dei colpi di scena del nostro showbiz. Mettetevi comodi, iscrivetevi e lasciate un like, perché oggi vi porto dentro una serata che nessuno si aspettava. La presenza di Bara Arduk alla presentazione della nuova serie di Elçin Sangu. Una comparsa silenziosa, elegante, carica di sottintesi. E una sala che, nel giro di pochi minuti, è diventata il centro delle chiacchiere più incandescenti. Vi racconto ogni dettaglio, così come l'hanno vissuto testimoni, fan, addetti ai lavori e, soprattutto, come l'hanno avvertito loro due, senza bisogno di parole. Tutto è cominciato quando Elçin ha pubblicato sui suoi social un invito raffinato, una card semplice e luminosa per il lancio della sua nuova serie. Il post è esploso di cuori e auguri, ma nessuno immaginava che tra gli ospiti sarebbe comparso proprio lui. E invece, qualche minuto prima dell'inizio, tra il corridoio dei flash e il mormorio della stampa, è apparso Bara in uno smoking nero impeccabile, uno di quei completi che non urlano, ma dicono tutto. I fotografi hanno mosso un'onda verso di lui, le domande si sono accavallate, e la risposta, breve, è bastata a incendiare la serata: sosterrò sempre i progetti di Elçin. È un'artista straordinaria e le devo un rispetto profondo. Una frase lineare, ma con un eco che ha fatto tremare la timeline. Nel giro di pochi minuti, i social sono impazziti. Le immagini di Bara sul tappeto rosso, con quell'aria sicura ma concentrata, si sono sovrapposte al sorriso che Elçin ha regalato dal palco, un sorriso che non sembrava qualunque. Sotto i post sono spuntati commenti come "il sentimento vero non svanisce" e "le anime che si riconoscono non dimenticano mai la strada". E poi i meme, i montaggi, le foto incrociate. L'internet ha fatto l'internet, e la serata si è trasformata in un piccolo romanzo collettivo che cresceva minuto dopo minuto. Dentro la sala, gli occhi più attenti hanno notato che i due non si sono seduti vicini. Decisione calcolata? Caso? Qualunque sia la risposta, la trama si leggeva altrove, nei loro sguardi. Ogni volta che la regia indugiava su Elçin, la telecamera catturava una luce particolare nei suoi occhi. Ogni volta che il pubblico batteva le mani, c'era quel momento in cui Bara inclinava leggermente il capo, come se ascoltasse una voce privata. Il filo tra loro, anche se taciuto, era lì, teso e presente, chiarissimo. Quando Elçin è salita sul palco per ringraziare squadra, scrittura e pubblico, ha scelto parole che hanno attraversato la sala come una corrente tiepida. A volte ci si separa dalle strade conosciute proprio per poter riguardare ciò che è speciale con occhi nuovi. Il pubblico ha applaudito a lungo e, tra i tanti volti, una telecamera ha fissato Bara mentre accennava un sorriso quieto, quel tipo di sorriso che non si nota se non lo stai cercando, ma che racconta più di 100 dichiarazioni stampate. Le indiscrezioni non hanno tardato. Una fonte vicina a Elçin ha confidato che lei avrebbe insistito perché lui fosse presente, voleva condividere questa serata con lui. E questo, secondo me, parla da sé. Sono quelle frasi sospese, che non smentiscono e non confermano, ma intanto aprono la porta a un mondo di ipotesi. E la conversazione, online e fuori, si è fatta sempre più intensa. Qualche ora dopo, quando la città si era appena acquietata, Bara ha pubblicato una foto in bianco e nero scattata dietro le quinte. Elçin si vedeva di spalle, capelli raccolti e schiena dritta davanti alla luce del fondale. A corredo, una didascalia essenziale. Quando talento e coraggio si incontrano, l'arte fiorisce. Nessun tag, nessun ammiccamento esplicito. Eppure bastava. I fan si sono divisi tra chi ha letto un messaggio cifrato e chi ci ha visto un gesto di stima professionale. In entrambe le letture, però, una cosa appariva evidente: tra loro il ponte non era caduto. Il giorno successivo, le domande sono rimbalzate ancora più forti. La stampa ha intercettato Elçin all'uscita di una riunione con il suo team. Lei ha concesso un attimo, poi un sorriso corto, e una frase consegnata all'aria come un segreto: a volte le presenze silenziose parlano più di 1000 parole. Stop. Nessun altro dettaglio. Ma a quel punto la curiosità aveva già oltrepassato ogni recinzione.
Un tecnico della produzione, protetto dall'anonimato, ha raccontato che Barr avrebbe passato gran parte dell'evento dietro le quinte, lontano dal clamore. Avrebbe atteso il momento opportuno, e poco prima che la serata si chiudesse, lui ed Elchin avrebbero avuto qualche minuto da soli in un corridoio laterale. È stato un istante reale, pulito, molto intimo, ha detto. Non so cosa si siano detti, ma la postura, il modo in cui si sono avvicinati, il modo in cui si sono salutati, sembrava ci fosse una cura reciproca, una delicatezza che non si improvvisa. C'è anche chi giura di aver intravisto le loro mani toccarsi, poi separarsi con una cautela che sapeva di promessa. Nel frattempo i fan, instancabili custodi della memoria, hanno ripescato vecchie interviste. Clip in cui Elchin raccontava che, nei giorni peggiori, Barr trovava sempre il modo di farla ridere, e passaggi in cui lui, quasi distratto, diceva che lavorare con lei era stato uno dei momenti più felici della sua carriera. Le frasi sono riemerse come piccoli fari, e in quella sovrapposizione di passato e presente molti hanno letto il segno di un cerchio che, forse, si sta richiudendo. 2 giorni dopo la premiere, ecco un altro scossone. Dalle storie di Elchin appare un breve video, un tavolino di legno, la luce del mattino, 2 tazze di caffè adagiate una di fronte all'altra, e un vapore lieve che sale. Nessuna parola, solo quel dettaglio dolcissimo. Chi segue da anni sa che anni fa Barr aveva condiviso un'immagine molto simile, diventata col tempo un piccolo simbolo per i loro fan. La somiglianza non è passata inosservata. E come se non bastasse, è spuntata anche una foto sgranata scattata nell'atrio di un boutique hotel. Tra riflessi e sfocature, si intravedono 2 profili che ridono, molto vicini, come se il tempo non fosse mai davvero trascorso. Di fronte alla bufera gentile del chiacchiericcio, l'ufficio di rappresentanza di Elchin ha scelto la via più prudente. In una nota essenziale, ha ringraziato il pubblico per l'affetto, ha sottolineato che l'attenzione dell'attrice è tutta sul nuovo progetto e ha precisato che, per ora, non ci saranno commenti sulla vita privata. Una posizione comprensibile, che tuttavia non ha fatto che alimentare l'attenzione su ogni gesto, ogni passo, ogni scelta di stile. Come spesso accade quando la realtà sembra sussurrare una storia che tutti vorremmo ascoltare, un'esperta di linguaggio del corpo è intervenuta in diretta durante un talk pomeridiano. Osservando i video della serata, ha indicato la postura di Barr, l'inclinazione minima del capo, quel mezzo sorriso trattenuto e il modo in cui il suo sguardo si faceva più caldo quando il nome di Elchin veniva pronunciato. Questi microsegnali vanno oltre l'ammirazione professionale, ha detto. Parlano di un'emozione trattenuta, di nostalgia che non fa più male e di un affetto che è rimasto in un luogo sicuro. È un codice condiviso, che riaffiora quando le persone hanno un vissuto profondo insieme. Parole che hanno generato nuovi paragoni, nuove letture, nuove speranze. Nel frattempo, i fan hanno iniziato a montare video, scorci di vecchi set, scene che li hanno consacrati come coppia artistica amatissima, musiche dolci che scorrono sulle immagini del presente. Le visualizzazioni sono salite in fretta, come se tutti avessimo bisogno di credere che certe storie, quando meritano, trovino la strada per un secondo atto. E nelle bacheche è tornata a circolare la loro etichetta di coppia, senza bisogno di simboli, ma con lo stesso effetto di sempre, una scia di commenti emozionati e un fiume di ricordi condivisi. A complicare ulteriormente il quadro, si è affacciata un'indiscrezione inattesa. Subito dopo quella notte, Barr avrebbe declinato 2 proposte internazionali molto allettanti, preferendo restare vicino a casa. Le offerte esistono? L'agenda è cambiata per altri motivi? Qui siamo nel territorio dei sussurri. Ma una cosa è certa, quando un personaggio così richiesto decide di fermarsi, o semplicemente di rallentare, il pubblico si chiede sempre il perché. E stavolta, quel perché sembra incastrarsi con il racconto che tutti stiamo seguendo col fiato sospeso. Allo stato attuale, non c'è nessuna conferma ufficiale su un progetto comune. Nessun copione annunciato, nessun set all'orizzonte da condividere. Eppure ogni gesto pesa come un capitolo. Una foto in controluce, una frase posta con cura, una presenza dietro una tenda, un caffè ripreso all'alba. Tutto diventa racconto,
tutto ha un'ombra, un lampo, una promessa. È come assistere a una serie che si scrive da sola, senza titoli di coda, e con il pubblico che non vuole perdersi nemmeno una scena. In molti, tra fan e addetti ai lavori, dicono che se anche non dovessero tornare insieme nella vita privata, vederli condividere di nuovo il set sarebbe già una vittoria. Perché la loro alchimia non è una leggenda raccontata a posteriori, è documentata in ogni frame, in ogni backstage, in ogni sguardo assolato girato sotto le luci di un set estivo. E se la scintilla personale dovesse davvero essersi riaccesa, allora quello che stiamo osservando sarebbe qualcosa di rarissimo. Due persone che, dopo essersi fatte grandi insieme, si ritrovano nel punto esatto in cui possono capirsi meglio di chiunque altro. Intanto, la città riprende il suo ritmo, ma l'eco di quella serata continua a vibrare. Qualcuno giura di averli intravisti di nuovo, di sfuggita, in un luogo dove si va quando si vuole parlare senza essere ascoltati dal mondo. Qualcun altro assicura che si tratta soltanto di coincidenze. La verità, forse, sta in mezzo. In quel terreno dove i sentimenti hanno bisogno di un po' di silenzio per crescere, e dove i gesti contano più delle dichiarazioni. Una cosa però è innegabile. L'energia che hanno scatenato è reale, riguarda il pubblico, la comunità che li segue, gli amici che li sostengono e i professionisti che lavorano con loro. È un'energia che spinge a guardare avanti, a chiedersi come andrà a finire, a sperare che il racconto trovi il suo ritmo naturale. E in questo tempo sospeso, ogni dettaglio diventa indizio, ogni smentita una pausa, ogni conferma un fuoco d'artificio che ancora non è esploso. Adesso tocca a voi. Il gesto di Bar è un segnale di riavvicinamento? Vi piacerebbe rivederli insieme in un progetto, o sognate un ritorno nella vita reale, lontano dai riflettori? Diteci cosa pensate nei commenti qui sotto. E se volete aggiornamenti esclusivi, dietro le quinte e tutte le sfumature che altri non colgono, restate connessi a Segreti Turchi. La storia continua, e noi saremo qui a raccontarvela, scena dopo scena, sorriso dopo sorriso, finché la verità non deciderà di farsi sentire con la stessa dolcezza di un applauso a luci spente.